Dopo averla ammirata da lontano, dalle spettacolari spiagge di Corralejo, è finalmente arrivato per noi il momento di salpare verso una piccola isola selvaggia delle Canarie. Siamo a Fuerteventura e stiamo per andare all'isola di Lobos. Stiamo per partire da Corralejo. Abbiamo comprato i biglietti da 15 euro andata e ritorno e adesso ci stiamo avviando verso la barca. Un'altra avventura tra fratelli sta per cominciare. Sono quasi le 10 di una mattina di gennaio mentre io, Diego e Michela ci dirigiamo verso il Barracuda, che a dispetto del nome importante si rivela essere solo un piccolo gommone totalmente esposto alle intemperie. Diego si è dimenticato di portarsi una felpa e quindi lo stiamo avvolgendo con gli asciugamani. A Fuerteventura bisogna sempre portarsi. Fa un pochino di freddo. Mentre sfrecciamo sulle onde dell'oceano, sentiamo effettivamente un po' di freddo, ma siamo comunque felicissimi di essere tra i 400 fortunati che oggi potranno mettere piede su Lobos. L'accesso all'isola è a numero chiuso, con un massimo di 200 visitatori al mattino e 200 al pomeriggio, con prenotazione obbligatoria. Questo piccolo paradiso vulcanico, situato tra Fuerteventura e Lanzarote, è infatti una delle riserve naturali più fragili e protette dell'arcipelago canario, e noi non vediamo l'ora di esplorarla. Dopo circa 15 minuti di navigazione, arriviamo finalmente al piccolo molo di cemento armato da dove partirà la nostra piccola avventura. Stiamo per scendere adesso. Prima di lasciare il gommone, tutti ci assicuriamo di avere bene a mente l'orario del ritorno, programmato per le 2:30. Questo significa che avremo circa 4 ore per poter completare il giro dell'isola a piedi e non rischiare di perdere il nostro passaggio. Siamo appena sbarcati a Lobos e adesso ci avviciniamo al centro visitatori dell'isola. Qui davanti c'è una targa dedicata alla professoressa Josefina Pla, che era nata qui a Lobos. È incredibile pensare che questa donna sarebbe poi migrata in Paraguay e divenuta una delle intellettuali più importanti del Sud America nel secolo scorso. Proprio alle spalle del busto si trova il centro visitatori, dove sono stati allestiti un grande plastico tridimensionale dell'isola e dei pannelli informativi sulla fauna, la geologia e la fragilità di questo ecosistema unico. Alcuni di questi sono dedicati alle foche monache, che un tempo popolavano queste coste in gran numero. Fu proprio la loro presenza a dare il nome all'isola. Lobos infatti significa lupi, in riferimento ai lupi di mare, come venivano chiamate queste foche dai pescatori. Le ultime sono scomparse intorno agli anni 70, spinte via dall'attività umana. Oggi di quei lupi silenziosi resta solo il nome e qualche statua a ricordarli. Dopo la visita al centro visitatori, ci incamminiamo in giro per l'isola, che si può percorrere in senso orario o antiorario. Noi abbiamo deciso di fare il nostro giro in senso orario, quindi adesso ci stiamo avviando verso la playa della Calera. I sentieri sono ben segnalati e l'intero percorso ad anello misura poco più di 7 km. Dopo circa 10 minuti di cammino raggiungiamo infatti la nostra prima meta. Qui ci sono delle dune di sabbia dorata, perché stiamo arrivando alla spiaggia della Calera, che è la spiaggia più grande dell'isola, a quanto pare anche abbastanza protetta dalle onde. Conosciuta anche come Playa della Concha, questa è una delle poche spiagge balneabili dell'isola, grazie alla sua forma a mezzaluna e alle rocce vulcaniche nere che la proteggono dalle onde. Non essendo ancora uscito il sole, però noi non possiamo godere appieno dei suoi colori, che nelle ore centrali attirano moltissimi visitatori. Allora, noi siamo a gennaio e ci siamo resi conto in questo periodo che la mattina presto fa molto freddo. Per il momento ci sono tante nuvole quindi che ci proteggono dal sole, ma quando esce fuori il sole inizia a fare caldo. Intorno alla spiaggia iniziamo comunque a scorgere alcune testimonianze di vita passata sull'isola. Su questo lato dell'isola si trovano las Salinas del Marrajo, che sono delle saline che adesso sono in disuso, però si possono ancora vedere. Questo mulino probabilmente era una pompa per aspirare l'acqua e tirarla su dal mare e poi portarla fino alle saline. Queste saline rappresentano una bella testimonianza di archeologia industriale e testimoniano anche la presenza umana. Quest'isola, nonostante non abbia mai avuto una popolazione stabile, però è stata comunque frequentata e utilizzata per le sue risorse dall'uomo. Alcuni scavi archeologici hanno addirittura rivelato tracce di antichi insediamenti romani, probabilmente legati alla pesca e alla produzione di porpora, molto diffusi lungo le coste nordafricane delle Canarie in epoca antica. Una volta lasciata la spiaggia, cominciamo a dirigerci verso il nord dell'isola, dove si staglia l'unica vera altura che domina il paesaggio,
la montagna della Caldera, un cono vulcanico spento alto 127 metri. Adesso abbiamo fatto una deviazione per andare verso il vulcano La Caldera, quindi ci aspetterà un'altra salita verticale come quelle dei giorni scorsi qui a Fuerteventura. Alla base notiamo un sentiero che si inerpica deciso ma ben tracciato. Abbiamo cominciato la salita di 127 metri e da lì spero di poter avere una vista di tutta l'isola dall'alto. Man mano che saliamo il panorama si apre sempre di più, regalando scorci spettacolari sull'isola e sulle coste vicine. Dai, ancora un ultimo sforzo, siamo solo a pochi metri dalla cima. Da qui la vista è incredibile, lì si può vedere Lanzarote e su quel lato invece si può vedere Fuerteventura, siamo proprio nel mezzo delle due isole. Dalla vetta si intuisce anche la forma originaria del cratere, ormai parzialmente crollata. Qua invece si può vedere il vulcano che è collassato, la cresta del vulcano è solo su questo lato, perché il resto è andato a finire dentro il mare. Dopo una breve sosta in cima, riprendiamo il cammino in direzione nord-est, verso la nostra quarta tappa. Allora adesso, dopo aver lasciato alle nostre spalle il vulcano, stiamo andando verso il faro Martigno, l'unico posto abitato dell'isola per tanti anni, perché infatti ci viveva il guardiano del faro, però adesso è tutto automatizzato, quindi non ci vive più nessuno. Per raggiungere il faro dal vulcano è necessaria circa mezz'ora di cammino, ma il percorso tra queste due tappe si rivela uno dei più affascinanti e sorprendenti dell'isola. In questa parte dell'isola si può notare un sistema dunale come quello che caratterizza la penisola di Jandia e le dune di Corralejo. Infatti possiamo vedere che tra queste colate vulcaniche ci sono questi grandi banchi di sabbia chiara. Il paesaggio cambia improvvisamente. Dai terreni scuri e brulli della caldera ci troviamo immersi in un ambiente quasi desertico, dove le dune chiare si insinuano tra le rocce vulcaniche come sabbia portata dal vento. Ragazzi, che ve ne pare di quest'isola? Com'è il percorso? È fattibile? Sì, è molto leggero. Facendo il paragone anche con l'isola di Lanzarote, questa è molto più semplice da fare. L'isola di Lanzarote a cui si riferisce mia sorella è la Graciosa, che avevamo esplorato tempo fa, durante una giornata faticosa ma indimenticabile, a cui avevo anche dedicato uno dei miei video. Curiosamente, la Graciosa e Lobos occupano rispettivamente l'8° e il 10° posto nella classifica delle isole Canarie per superficie, ma la differenza sostanziale è che la Graciosa sia abitata e nel 2018 abbia ottenuto il riconoscimento ufficiale di 8ª isola canaria, mentre Lobos, essendo disabitata, viene ancora classificata come isola minore o isolotto. Un fatto interessante è che molti la definiscono erroneamente la nona isola, ma se si parla di dimensioni, questa posizione spetterebbe in realtà all'Isla de Alegranza, che insieme a Montagna Clara resta poco conosciuta e praticamente inaccessibile al turismo di massa. A rendere celebre Lobos non sono solo quindi le dimensioni, ma la sua posizione strategica proprio di fronte alla vivace località di Corralejo e la sua morfologia, che la rende perfetta ad esplorare in mezza giornata. Il percorso è molto facile, anche per arrivare in cima alla caldera non ci vuole tanto tempo, è un po' ripido, però è alla portata di tutti. Va però ricordato che qui non ci sono né fonti d'acqua né spazi d'ombra, quindi è necessario organizzarsi in anticipo. Uno dei pochissimi edifici presenti sull'isola è proprio il faro de Martigno, situato nel punto più a nord, a guardia dell'oceano da oltre un secolo. Per raggiungerlo bisogna affrontare un'altra piccola salita, ma lo sforzo viene ampiamente ripagato. Non solo per lo spettacolare paesaggio che si apre davanti a noi, ma anche per un dettaglio tanto sorprendente quanto poetico. La già citata scrittrice Josefina Pla nacque infatti nel 1903 in questo edificio, in quanto suo padre di mestiere faceva proprio il guardiano del faro. Pensare che una figura così importante sia venuta al mondo in un luogo tanto remoto e solitario, circondato solo dall'oceano e dalla luce del faro, aggiunge un'aura quasi magica a questo angolo di isola. La vista da qui è incredibile, su ogni lato si può vedere l'oceano e qui davanti a me questo stagno, lo Salazar del faro. Allora lì è l'isola di Lanzarote e proprio da quel punto lì avevo indicato quest'isola circa 2 anni fa. Allora, in questo momento siamo a Punta del Papagaio e siamo ufficialmente le persone più a sud dell'isola di Lanzarote. Lì in fondo dell'isola di Lobos e quell'altra invece è Fuerteventura.
Noi siamo arrivati da questo lato e adesso dovremo proseguire il percorso su quest'altro lato. Dopo altri 20 minuti di camminata siamo arrivati alla Las Lagunitas, che è un ecosistema lagunare dell'isola, dove si trovano molte specie di uccelli. Infatti qui davanti a noi c'è un capanno per il bird watching e lì possiamo vedere la laguna. Questa parte dell'isola sorprende per la varietà di ambienti concentrati in pochi chilometri. Dalle pietraie vulcaniche e la sabbia chiara si passa a una zona più umida e pianeggiante, dove compare anche una bassa vegetazione verde. Qui il sentiero diventa una passerella in legno sospesa, pensata per proteggere il fragile ecosistema delle lagune stagionali. La stanchezza comincia a farsi sentire, però ormai siamo quasi giunti alla fine del nostro percorso. Una volta lasciate alle spalle Las Lagunitas, incrociamo diversi escursionisti in bicicletta. Alcune compagnie di traghetti da Corralejo permettono infatti di trasportare la propria mountain bike previa autorizzazione. Un'opzione alternativa e piuttosto avventurosa per esplorare l'isola, sempre nel rispetto dei sentieri tracciati. Ma proseguire a piedi ci consente di addentrarci in zone più selvagge, come questo tratto spettacolare che costeggia imponenti promontori vulcanici, sferzati dalle onde dell'oceano. No, vabbè, questo posto è veramente incredibile. Dal lato più aspro e remoto ci avviciniamo ora alla zona più frequentata dell'isola, El Puertito. Qui troviamo le poche casupole bianche dei pescatori, l'unico punto con servizi come un centro di soccorso, un piccolo ciringhito e qualche pannello informativo. El Puertito è un villaggio, ma anche il punto dell'isola dove ci sono delle piscine naturali dove è possibile nuotare, specialmente nei giorni dove non c'è questo vento. Queste piscine naturali, chiamate Los Lagos de Lobos, sono vere oasi di acqua turchese, incastonate tra sabbia chiara e antiche colate laviche. Salendo su una piccola collina, possiamo goderci una vista d'insieme mozzafiato, tra rocce, mare smeraldo e qualche turista in cerca di relax. Non possiamo farci il bagno, però sicuramente possiamo mangiare. Qui si concentra il maggior numero di visitatori, tutti attratti da un po' d'ombra, un drink fresco o semplicemente un momento di ristoro con vista sull'Atlantico. Dopo una meritata pausa, ci rimettiamo in cammino verso il piccolo molo, dove qualche ora prima aveva avuto inizio questa avventura indimenticabile. Finalmente, dopo circa 4 ore, il nostro giro è finito e adesso stiamo aspettando il gommone che ci riporti indietro. Che voto date a questa giornata? A me è piaciuta tantissimo. Quando c'è da fare trekking mi piace sempre. Anche a me piace tanto visitare i posti, camminare. Le cose assolutamente da vedere, riassumendo, sono: ok, passerete dal molo, poi andrete a Playa de la Calera, poi salirete sulla caldera, poi arriverete al faro, qui ci sono Las Lagunitas, qui c'è il Puertito. A me è piaciuto tantissimo salire sul vulcano. Salire il vulcano. Anche a me il vulcano e poi andare anche al Puertito. Ah, è vero, concordo, il Puertito è molto carino. Dopo una giornata intensa e indimenticabile, ci incamminiamo lungo il molo, dove esausti ci apprestiamo a risalire sulla nostra piccola imbarcazione. E mentre il gommone sfreccia tra le onde, ci lasciamo alle spalle Lobos, un'isola senza tempo, dove il silenzio, il vento e il mare raccontano storie antiche. Un piccolo mondo selvaggio, così vicino a Fuerteventura, eppure così diverso. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale per non perderti le prossime avventure. Puoi già trovare online i miei video sulle altre isole canarie come Fuerteventura, Lanzarote e La Graziosa, 3 isole diverse e affascinanti e tutte da scoprire. Alla prossima!